questo in teoria dovrebbe andare bene. Guardo un attimo qui. Ok, sì, perfetto, le cuciture sono buone. Ok, bene. Allora, vediamo un attimo chi è il prossimo cliente. Ok, ah, giusto, quella signora lì che mi ha chiamato ieri sera. Ok, beh, che ore sono? Ok, allora a momenti dovrebbe arrivare. Salve, buonasera. Prego, si accomodi pure. Benvenuta. Allora, metto un attimo via l'agenda. Piacere, io mi chiamo Anastasia. Che bel nome. Lei ha chiamato ieri sera, giusto? Ok, sì, l'ho riconosciuta subito dalla voce. Ha una bellissima voce, signora. Grazie mille. Torniamo a noi. Lei ha chiamato ieri sera mi ricordi un attimo? Ok, sì, adesso mi ricordo benissimo. Voleva vedere insieme un vestito da cucire da zero. Sì, come no. Infatti ho già preparato 2 libri qua di moda, Italian Fashion Design, e che ci potrà dare qualche idea su quello che lei vuole realizzare, appunto. Ok? Bene. Allora, questi 2 libri ci propongono abiti femminili per primavera, estate, autunno e inverno. Quindi potremo scegliere insieme quello di cui ha bisogno. Intanto le chiedo se aveva già qualcosa in mente, se vuole cucire un vestito solo o magari 2 capi, e per quale occasione, se ne ha già l'idea, appunto, mi dica pure. Ok. Perfetto, ho capito. Quindi vuole cucire un abito più elegante, sofisticato, aderente, al punto giusto, certo. Lei ha un fisico veramente mozzafiato. Penso che un bell'abito simil tubino possa valorizzarla molto. Sì. Quindi cercheremo di creare l'abito più adatto a lei. E l'altro invece è un costume, un abito con pantaloni e giacca elegante da cerimonia. Perfetto, allora vedremo quello che posso proporle. Ok, allora intanto le chiedo anche se aveva già qualche idea sui colori, magari qualcosa di particolare, o pur sempre rimanendo sul sofisticato. Mi dica pure. Sì. Ok, quindi colori pur sempre, come dire, neutri. Ok, però magari anche un po' sgargianti. Ok, non troppo accesi. Ok, ottimo. Allora io qua ho qualche stoffa da mostrarle, però nel caso in cui non le piaccia, nessun problema, troviamo la stoffa giusta per lei e la ordiniamo, sì. Questo purtroppo è quello che mi è rimasto, visto che ultimamente ho cucito veramente tanti vestiti per i miei clienti. Esatto. E diciamo che magari i colori più virali
misure. Mm? Bene, ottimo. Allora io intanto tolgo gli occhiali da vista, visto che per ora non mi serviranno, ok? Allora me li metto qua sulla magliettina, ok? E inizio a mostrarle i colori che ho. Allora, prima stavo anche maneggiando, non so se ha notato, questo meraviglioso tessuto dal quale sto cucendo un abito da sera per una mia carissima cliente. Esatto. Ed è questo meraviglioso colore verde smeraldo di questo tessuto in raso e diciamo un colore abbastanza sì, particolare, esatto, un colore molto adattabile, si adatta molto e secondo me è un colore che valorizza un po' tutti noi, insomma non è un colore estremamente particolare, ecco. E se devo essere sincera vi faccio guardare un attimo, ma su di lei questo verde, come non lo giri, le sta proprio bene. Eh sì, no, perché lei ha questi occhi spettacolari che secondo me risaltano molto con questo bel verde. Ovviamente la stoffa dipende da lei, se le piace che sia appunto il raso retroriflettente, diciamo così, oppure preferisce una stoffa un po' più opaca o comunque di un altro genere. Ripeto, io posso ordinare tutto su misura per lei, però per adesso orientiamoci un po' così, creiamo una bozza, perfetto. Quindi intanto di questo colore cosa ne pensa? Sì, in realtà potrebbe star bene sia sull'abito che appunto sul pantalone con la giacca, dipende da lei come li vede indosso, cosa preferirebbe appunto lei. Sì, anch'io ce l'ho vedo molto questo colore su un abito magari da sera, appunto un abito magari che può valorizzare il punto vita e lo rendiamo proprio su misura per lei. Questo colore secondo me valorizza molto anche di sera, quindi lo teniamo a mente, giusto? Ok, perfetto. Sì, è un colore parecchio virale, devo dire, piace a molte persone. Eh sì, poi le ripeto, secondo me questo colore la valorizza proprio. Esatto, il colore degli occhi, che è un po' simile al mio perché dipende dalla luce, ma vedo che tendenzialmente sono verde, quasi giallastre, spettacolare. Allora passiamo al tessuto successivo, che è questo tessuto qua. Questo è particolare, è un tessuto che è comunque andato abbastanza virale tra i miei clienti, però è un pochino più autunnale, invernale, dato che è velluto ed il colore è questo rosa antico opaco che personalmente io trovo spettacolare. Il tessuto è molto caldo, avvolgente, quindi ce lo vedrei molto con il suo completo, col pantalone e la giacca. Esatto, secondo me starebbe molto bene. Esatto, e questo colore si abbina molto con il bianco, anche con il nero per creare un po' di contrasto. Guardate qua, e secondo me può starle bene. Non è un colore acceso, è comunque un colore
tranquillo, oserei dire, pacato. Mm, forse avrebbe bisogno di qualche punto luce che potrebbe dare con la maglietta che puoi indossare sotto alla giacca, o magari dei bei tacchi o sandali o scarpe chiuse, stivaletti, magari con qualche dettaglio in oro o argento, qualcosa che valorizzi e dia un tocco di luce. Poi ovviamente il tutto dipende da lei, però appunto questo colore di per sé è abbastanza opaco, ma credo che possa starle bene lo stesso. Allora, se permette glielo avvicino al viso. Ok. Beh, devo dire che pensavo peggio. Sì, le sta veramente tanto bene. Poi c'è da dire che quando una donna è bella, quando una persona è bella, sta bene con tutto. Ma non c'è di che, non c'è di che. Sono sempre molto sincera con i miei clienti e mi creda, lei è una delle poche clienti veramente, veramente così bella che sta bene con tutto. Ok, allora proseguiamo. Intanto lei pensi pure al tessuto similvelluto che secondo me potrebbe valorizzare molto il completo con pantalone, però appunto io le do delle idee e poi lei può decidere tranquillamente, senza fretta, tanto il lavoro è ancora lungo da fare, per cucire il tutto mi ci vorrà tempo, quindi può ancora ripensare più e più volte. Esatto. Come scusi? Certo, sì, perché no? Si può fare anche i pantaloni di un colore, la maglietta di un altro, cioè intendo la giacchina, sì. Il vestito, beh, anche il vestito possiamo comunque creare qualcosa di alternativo, però se vuole sapere la mia opinione, io il vestito lo farei di un colore unico. Esatto, troverei un colore che la valorizza al 100% e mi creda, quel verde smeraldo è fantastico su di lei. E appunto farei un vestito di un colore unico. Altrimenti, se non il verde smeraldo, ho qualcosa di molto particolare da proporle. Questo blu, che è un mix tra blu e elettrico, perché come vede comunque è molto sgargiante, ma allo stesso tempo è estremamente elegante, elegante, elegante e sta bene veramente con tantissimi colori. Anche oggi, come è vestita lei, se per esempio al posto di quella magliettina chiara che ha, avesse questa, proprio con questo tessuto che riflette, che dà quella luce in più, sarebbe una caramellina, veramente. Lo è anche adesso, assolutamente. Però nel caso in cui vorreste ricreare qualcosa di particolare, questo colore è spettacolare. Cosa ne pensa? Le piace? Piace anche a me. Sì, infatti più lo guardo e più voglio creare un vestito anche per me, o una maglietta, perché comunque soprattutto la sera, magari quando è un po' più caldo d'estate, ci sta qualche colore un po' al di fuori della nostra quotidianità e normalità. Allora vi faccio guardare un secondo. Sì, in realtà sta bene, sta molto bene, sia col verde smeraldo che con questo blu. Sì, 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 e a me piace veramente tanto, devo dire. Sì, sì, no, veramente tantissimo. Più la guardo con questo colore, più secondo me inizia a valorizzarla.
dolci che ho da proporle è il beige e il bianco. Io ce li ho in raso, quindi questi tessuti comunque satinati, molto riflettenti, perché riflettono tanta luce, tantissima luce, e secondo me appunto anche questi colori sono da valutare per realizzare o il vestito o il completo, perché è pur sempre un classico. Questo è il beige, che è proprio il colore, come dire, pannoso, ma non troppo, senza particolari sottotoni, caldo, freddo, proprio neutro. Esatto, io lo trovo favoloso, lo trovo universale e lo trovo adatto praticamente a tutte le carnagioni. Lei ha una meravigliosa carnagione che si abbronza facilmente, e quindi secondo me d'estate anche un abito come lo voleva lei, un po' attillato, un po' elegante da sera, da cerimonia, sì, con questo beige sarebbe mozzafiato. Io già immagino le persone che la guarderebbero con la bocca aperta. Stupendo. Sì, si può aggiungere certo anche qualche bottoncino dorato, sì, certamente, per dare qualche tocco di luce, certo, sì. Beh, questo neanche che glielo avvicino, perché già vedo che è un colore che la valorizza tranquillamente, perché appunto, come dicevo prima, è abbastanza neutro e si abbina con tutto e con tutti, quindi anche questo da tenere a mente. E poi da tenere a mente, ops, qua c'è un filettino. Ok, perfetto, se no rischiamo di far cadere il libro. Dicevo, e il bianco è un classico, sì, sempre in raso, anche in velluto sarebbe bellissimo il bianco. Il bianco riflette proprio una luce spettacolare, sì, meravigliosa, veramente meravigliosa, bella, con questo bianco, veramente bella. Certo, nessuna fretta, ci pensi pure con calma. Io intanto sistemo tutte le mie stoffe qua. E direi che possiamo iniziare a prendere le misure. Ok, poi dopo sfogliamo un po' il libro, che tanto io sono convinta che troveremo qualcosa, una bozzettina, esatto, giusto per darci un'idea. Anche perché poi le volevo anche dire un'altra cosa, che noi adesso guardiamo un pochino quello che ci propone il libro, però ovviamente, come è giusto che sia, personalizziamo tutto in base alle sue preferenze, in base a come vede lei il vestito indosso, in base anche a come io le posso consigliare per il suo corpo, il suo fisico, per valorizzarlo al meglio. Quello che appunto le consiglio io, teniamo a mente di tutto e creiamo qualcosa di unico, di personale, che non esiste da nessuna parte. È proprio questo il bello dell'andare da una sarta, perché si crea un qualcosa di unico. Sì, e lo vedo infatti che non è la prima volta che viene da una sarta, è abbastanza esperta del procedimento, attenta, sì. Poi comunque vedo che ha dei vestiti spettacolari, secondo me qualcosa di questo è stato cucito da una sarta, sì. Addirittura, ma
cliente contemporaneamente, sì sì, anche a me spesso mi capita di cucire qualcosa per me, però allo stesso tempo anche io ho una mia sarda di fiducia da cui ogni tanto vado, perché mi piace sentirmi coccolata, mi piace sentirmi quella sensazione del brodo di giuggiole, come si usa dire, no? Esatto, sì sì. Ok, bene, non le faccio perdere altro tempo in chiacchiere. Qui segno subito. Ok, un secondino solo che ok, qui segno subito il busto, quindi il seno, poi la vita, fianchi, e poi dato che dobbiamo cucire, ok, sì, quindi le spalle, larghezza dalla spalla fino al polso. Bene, ok, allora iniziamo con il prendere queste misure. Perfetto, allora lei si rilassi, ok, che adesso prendiamo tutte le misure necessarie per poi creare qualcosa di unico e speciale. Ok, allora io mi avvicino un po' a lei, a tratti mi alzerò perché ho bisogno di girare anche un po' attorno, e intanto mi segno tutte le misurine. Allora adesso le prendo la misura, circonferenza del seno, ok, ok, mi alzo un secondo, sono qua. Allora, sì, ottimo. Ok, bene. Ok, si rilassi e mi faccio anche un bel respiro profondo, proprio profondo profondo, tranquillo, sì. Ok, ottimo, benissimo, allora mi segno. Ok, bene, fantastico. Adesso le misuro la vita. Ok, bene, faccio un bel respiro profondo, gonfi ben bene la pancia. Ok, bene. Fantastico, allora adesso i fianchetti. Allora mi abbasso un pochino qua. Ok, allora i fianchetti. Ok, ottimo. Mamma mia, proprio preferisco faccio dire. Beh sì, facendo la sarta molto spesso mi capita di ammirare i miei clienti, di guardarli proprio con ammirazione, soprattutto se si tratta di belle donne come lei, perché è sempre ispirazionale vedere delle persone così curate che si prendono cura del proprio corpo, sì. E poi fa sempre piacere fare complimenti agli altri perché comunque è sinonimo di emanare good vibes, sensazioni positive. Esatto, sì. Allora, bene, i fianchi misurati, la vita misurata, il seno misurato, e mi mancano le spalle. Ok, spalle qui.
8, 12, ottimo, bene, ok, e adesso prendo la misura della manica, della futura manica della giacca, mi alzo, ok, allora, ok, bene, qua, 76, ok, 70, ok, perfetto, ok, bene, 60, ok, bene, ottimo, fantastico. Ok, allora io direi che con le misure ci siamo. Sì, ok, sì, ho preso tutte le misure necessarie. Fantastico. La ringrazio per la pazienza, però io ci tengo sempre a prendere ben bene le misure dei miei clienti per poi appunto realizzare un lavoro su misura perfetto, esatto, per poi non dover richiamare la persona, rimisurare più volte. Preferisco prendere le misure subito adesso ed essere poi tranquilla. Comunque sì, non si preoccupi, tra qualche settimana, quando avrò buttato giù un po' di bozze, esatto, la farò tornare qui da me in studio, in sartoria, esatto, e proveremo insieme un po' le bozze che farò, per poi appunto nel caso modificare qualche misura se dovesse esserci bisogno, ma penso di no, quindi ok, perfetto. Nel caso in cui lei prenda tanto peso, dimagrisca, ovviamente bisogna che ricucio un attimo appunto qualche dettaglio nelle bozze, però non credo che accada, è una cosa che accade estremamente raramente, però dovesse essere, facciamo un controllino, poi tra qualche settimana la richiamerò, certo, sì. Ok, allora perfetto, e adesso io direi che possiamo guardare insieme le bozze, possiamo guardare insieme le idee del libro, dei due libri che ho qui preparato per lei, e prego, certo, si può accomodare qui accanto a me, così ci guardiamo insieme e scegliamo la opzione perfetta che più le piace. Ok, venga pure allora, certo, prego. Ok, eccoci qua. Adesso guardiamo un pochino insieme quello che si potrebbe scegliere per il suo abito. Allora, qui ho il libro che iniziamo a sfogliare un po' per darci qualche idea, anche giusto così, senza troppe aspettative, appunto, senza avere in mente chissà che cosa. Qui ovviamente troverà delle idee molto stravaganti, però devo dirle la verità che io un qualcosa di simile a questo su di lei vedrei perfettamente con il suo fisico. Anche questo, magari un po' meno aderente. Cosa ne pensa? Allora andiamo avanti. Questo è ancora più stravagante come abito, però pur sempre favoloso. Poi abbiamo magari questo come punto di riferimento per
l'abito che vuole con i pantaloni. Che ne pensi? Ops, mi è sfuggita la pagina. Davvero stupendo. Beh, questo è bello, però mi sembra che non sia proprio quello che lei voleva. Anche questo molto bello, devo dire, non mi dispiace affatto, questo pantalone più dritto, più largo. Ok, guardiamo un po'. Questo scialla si può fare, però non so se è di suo gradimento. Esatto, preferiva qualcosa di un po' più scoperto. Sì, 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 come no. Andiamo un po' avanti a vedere cosa c'è qua. Bellissimi vestiti da sera, molto molto carini, mi piacciono tanto. Forse è un po' troppo largo questo, non calza proprio sulla vita. Già questo, come vede qua nella foto, mi piace veramente tanto perché è quel sofisticato, però allo stesso tempo molto di classe, ecco, senza essere troppo aderente, ecco, esatto, sì, sì, sì. Vediamo un po' qua anche, un po' più avanti. Questo particolarissimo, vero? Molto molto bello, mi piace come completo. Ok, anche questo, come vede. Ok, sfogliamo ancora un pochino, vediamo un po'. Se c'è qualcosa che le piace particolarmente, mi dica pure. Questo è veramente veramente carino, sì, mi piace molto anche a me, bellissimo. Vede qua dietro? Si può fare una cosa simile anche per il suo vestito, anche se l'idea è quello di farlo calzare un po' di più, magari sulle cosce, fino al ginocchio, magari più lungo o più corto come vuole lei. Ma dietro si può fare un incrocio del genere, oppure anche la schiena nuda completamente, ci si può pensare. Questi sono abiti un po' da sera, eleganti, molto carini, anche estivi. Esatto. Guardi qua, bellissimi. Questi proprio con lo sciall così, stupendi. Bellissimo. Piace tanto anche a me. Ok, e qua diventa un po' più autunnale, invernale, esatto, sì. Qua proprio invernale. Guardi che bello questo vestito, aderente ma di classe. Qua sulle spalle, sulle clavicole, questo scollo a barca, stupendo. Io le sto dando qualche idea, poi ovviamente decidiamo insieme. Vediamo un altro pochino e poi direi che possiamo prendere il secondo libro. Eh sì, qua iniziano ad essere proprio invernali. Non so, vedo che qualcosina qua all'inizio le era piaciuto, vero? Questo qua, giusto? Esatto, sì, piace veramente veramente tanto anche a me. Magari potremmo pensare anche di smanicarlo un po' di più, però lo teniamo come punto di riferimento, giusto? Esatto, sì. Anche io vedo su di lei qualcosa di simile che calzi in questa maniera, che sia aderente ma al punto giusto, perché anche qui, come vede, sulle ginocchia non è proprio quel tubino che schiaccia troppo, esatto, rimane come dire, calza al punto giusto, esatto, molto elegante, anche perché l'eccessiva aderenza può essere anche volgare se non indossata nella giusta maniera, anche se ovviamente non c'è una giusta maniera, ognuno sceglie da solo come indossare il vestito, però sicuramente cucito così è molto elegante, mi piace veramente tanto anche a me. Sì. Allora vediamo magari il secondo libro.
diamo un'occhiata, giusto? Esatto, e poi scegliamo quello che ci piace di più. Allora, il secondo libro, questo qua, sempre edizione annuale, esatto. Vediamo un pochino cosa ci offre. Mamma mia, spettacolare. Guardi qua, che eleganza. Le piace come è fatto questa giacchina? Può interessarle. Eh sì, perché si può realizzare un qualcosa di questo genere per il completo con il pantalone. Magari noi non realizziamo la gonna, realizziamo i pantaloni, però guardi qua com'è bello qua. Anche il colletto mi piace veramente tanto, si può anche alzare leggermente se le piace, sì, 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 come vuole lei. Altrimenti anche un qualcosa di questo tipo che risulta un po' meno classico, risulta un po' più particolare, sì, sì. Qua è tutto un po' più particolare, sì, sì. Guardi qua che bel vestito. Anche perché è un vestito appunto aderente, come magari potrebbe piacere a lei. Però verso la fine il tessuto è come se si alleggerisse un po', diventando soffice, un po' come una piuma, esatto, come se si muovesse così, come la mia mano, sì. Però dipende da lei. Io le do qualche spunto, poi lei sceglie quello che più preferisce. Questo non credo sia il genere di gonna che vogliamo realizzare. Ok, guardi qui, c'è un completo molto molto carino, molto bello. Che ne pensa? Esatto, qui la modella è molto alta e risalta, sì, però starà benissimo anche su di lei un completo del genere, mi creda. Questi, guardi qua, questi sono i pantaloni che io ho idea di cucire per lei, perché li trovo squisiti, di questo materiale molto libero, leggero, meravigliosi. Qui mi piace molto anche il cinturino come è fatto con i bottoncini. Cosa ne pensa? Le piace? Sì, con il giacchino quello classico, sì, che le chiedevo se vuole alzare anche il colletto. Sì, insomma, il giacchino quello classico, secondo me si abbinerà tantissimo a quel genere di pantalone. Beh sì, qua c'è qualche abito un po' più meno aderente, ecco, diciamo così, sì, esatto. Guardi qua che bel completo elegante. Bellissimo, sì, 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 mi piace tanto. Beh, qua dopo c'è qualche modellino, qualche vestito da sera. E sì, poi inizia le pagine autunno-inverno, sì. Che ne pensa? Più o meno abbiamo un pochino chiarito le sue idee? Sì? Infatti la vedo più tranquilla, più serena. Sono contenta. Allora abbiamo le idee più chiare adesso. Fantastico. Fantastico. Eccoci di nuovo qua. Sono contentissima che ha scelto, esatto, che ha avuto modo di scegliere un po', comunque farsi un'idea su quello che andremo a realizzare per lei. Sono veramente felice che lei è felice. Bene, allora quindi le spiego come funziona successivamente. Io inizio a buttare giù la bozza con il tessuto che lei ha deciso, o comunque se ancora non è sicura non si preoccupi, io butto giù una bozza per esempio su questo tessutino qui che ne ho di più, e poi
poi vediamo insieme se appunto è convinta o meno. Non si preoccupi, tanto come ho detto sarà una bozza, quindi nulla di troppo serio, ok? Quindi creo già un po' l'idea di quello che dovrà essere l'abito, i 2 abiti, e poi la richiamo, la faccio venire qui in sartoria e insieme proviamo tutto e decidiamo appunto se lei è convinta del risultato, se le misure sono corrette, se c'è da aggiustare qualcosina. Esatto, e nel caso in cui c'è qualcosa da aggiustare la faccio aspettare ancora un pochino, aggiusto appunto le cose che devo aggiustare, la faccio ritornare per essere sicuri del risultato e la faccio riprovare le cose già un po' modificate, diciamo così. Nel caso in cui dalla prima volta che lei viene qui vada tutto bene, io direi che poi la farò tornare con il risultato pronto. Ok, allora il tutto mi occuperà all'incirca, tenendo conto che ancora lei deve decidere il tessuto, quindi andremo poi a ordinarlo insieme, tenendo conto che io andrò poi in ferie ad agosto 2 settimane dal 14, esatto, e appunto ho già adesso un attimo che sto controllando, allora potrei darle l'appuntamento per provare la bozza che farò per lei all'incirca per inizio settembre. Che dice? È di fretta per caso? Le serve di fretta l'abito? Non c'è nessuna fretta? Ok, perfetto, allora va benissimo. Io me la prendo magari allora a questo punto con un pochino di più calma. Esatto, quindi come le dicevo, sì, sarò in ferie 2 settimane, quindi io la metto, mi dica lei, per il 5 di settembre alle 11:30 del mattino. Va bene? Ok, allora la segno, signora. 11:30, quindi la prova della bozza. Ok, sì, certo, se vorrà apportare qualche modifica lo faremo insieme quel giorno. Intanto lei, se ha bisogno, le posso mandare sul suo numero WhatsApp la gamma di colori che ho in massima mia potenza, diciamo così. Le faccio vedere tutto quello che è disponibile da ordinare appunto. Esatto, perché adesso in sartoria avevo solo qualche pezzo, però già secondo me, vero? Ci siamo già un po' orientate. Ma comunque su WhatsApp le manderò, sì, ho il suo numero, certo, me l'aveva lasciato quando ha preso appuntamento. Sì, quindi al massimo le faccio uno squillo, le mando le foto su WhatsApp e poi lei potrà decidere con calma, senza alcuna fretta. Esatto, sì. Quindi 5 settembre alle 11:30, e nel caso in cui avesse domande, dubbi, qualche perplessità, qualche ripensamento, ricambiamento su qualcosa, mi scriva tranquillamente su WhatsApp, oppure può anche chiamarmi al numero fisso della sartoria. Se dovesse essere che non rispondo, può scrivermi su WhatsApp un messaggino sul numero privato. Esatto, se vuole glielo lascio. Ok, guardi, sai cosa faccio? Ti do direttamente, le do direttamente il bigliettino da visita della sartoria. Ok, sì. E così andiamo sul sicuro, siamo tranquille. Perfetto, sì. Allora, benissimo. Sono contenta che abbiamo scelto insieme, che comunque ci siamo date una dritta su quello che deve essere il risultato. È stato veramente un grandissimo piacere conoscerla, scusami. Mi viene a volte, dopo che ho fatto confidenza con i miei clienti, anche nuovi, seppur più adulti, ma comunque mi viene da dare del tu. Ok, sì. Comunque